Ciao Gabriele, benvenuto. Chunk è una scultura che possiamo dire ha un grande potenziale performativo, nella misura in cui genera e può generare dei gesti inusitati, particolari. Ci vuoi parlare? Sì, no, di fatto li ha generati dal momento in cui questo volumone di gomma piuma è uscito da una fabbrica. Le dimensioni originali non dipendono da una scelta dell'artista, ma dipendono dal volume industriale della gomma piuma. Eh, l'artista ha dovuto, noi abbiamo dovuto, Stefano Giuri di Tosta ha dovuto, Matteo Coluccia ci ha dato una mano. ehm, Abbiamo dovuto gestirlo ponendo i nostri corpi in delle pose che probabilmente non potevamo nemmeno progettare, perché era un volume inesistente per come noi l'abbiamo gestito. Sembra una conseguenza della scultura, in realtà penso sia un fondamento, nel senso che sempre la scultura si dichiara un intervento spaziale. Io non credo che sia un intervento spaziale, ma sia proprio una grammatica di corpo. Quindi non è lo spazio in cui si inserisce il referente dell'innesco di una corporeità, ma lo spazio che genera intorno a sé nel confronto con chi la vuole movimentare. Quando si dice che non si può fare più niente di nuovo, in arte contemporanea, ma non solo, in realtà non si tiene di conto di tutti questi piccoli dettagli che si generano intorno a una presenza che fino a quel momento non esisteva. Pur in un volume che ha la pretesa ironica di essere fintamente semplice e anche, come dire, minimale in termini quasi parodici della scultura classica. Ehm, questi media che un po' si prendono anche in giro tra di loro, la performance che gioca con la scultura come se fosse il suo cagnolino ammaestrato e poi la scultura che gli rende delle botte indietro e non si fa assorbire, eh, è anche un modo che secondo me in molte opere si vede oggi, in cui i media stanno tentando di riconoscersi tra di loro. Che cosa innesca questo? Innesca una memoria collettiva in qualche modo, lo dice anche Krauss in un libro recente che è Sotto la tazza blu, eh, che ci permette di leggere le forme al di fuori dei contesti culturali, che sappiamo anche oggi per attualità rispetto a cosa sta succedendo alle statue oggi, ma che è successo ciclicamente nella storia, è un modo che probabilmente con cui tutti dobbiamo confrontarci per cercare di avere punti di vista diversi su che cos'è un oggetto, su che cos'è una statua, su che cos'è una scultura, ma anche su cos'è il suo apparire in uno spazio. Spesso costringiamo le opere perché così è più facile gestirle, avere un tempo limitato in un spazio e quindi avere un po' solo l'identità che si è deciso che abbiano. Penso che questa scultura abbia un referente in questo senso diverso e che si dimostri incancellabile in qualche modo, quindi anche ingestibile, per quanto nella misura in cui tutto ciò che abbiamo fatto per portarla qui è una forzatura, in senso letterale, non solo metaforico. Ed è il motivo per cui quest'opera oggi è qui anche in qualche modo, perché tutto parte da una sorta di commissione dialogo con Stefano che mi chiedeva un'opera che in qualche modo denunciasse un'avvenuta presenza di un corpo all'interno di Toast Project Space nei tempi in cui questo spazio era invisibile al pubblico. Non c'è stato solo un corpo, ma c'è stato proprio sudore, movimenti, come dicevi tu, inusitati e probabilmente ripetibili, eh, che oggi non si vedono e non rimane neanche la loro traccia, se non nel fatto che permettono a questa cosa di esistere in questa forma. Ciao Marcello, benvenuto. Ciao Martina. E comincerei con un racconto, se hai voglia di dirci qualcosa di te e in particolare della tua poetica come artista. E lavoro principalmente con la scultura, e anche se in un qualche modo c'è un aspetto molto concettuale che mi porta a utilizzare dei medium molto diversi a seconda di quello che è l'intuizione legata a un'idea, per cui mi posso approcciare spesso anche a degli aspetti più fotografici o idealmente potrebbero essere racchiusi più da una scrittura che è molto più ficzionale che reale, per portare degli elementi di realtà all'interno del lavoro
creando degli sfasamenti molto leggeri tra le tramature, diciamo, di quello che si può pensare più legato al reale. Mi sono formato a Venezia, allo UAV, e poi in seguito mi sono spostato in Germania, a Francoforte, dove ho invertito, diciamo, gli approcci più progettuali, l'impostazione della facoltà di architettura in uno studio practice completamente 100% full time. Difficile, diciamo che la tendenza è recalcitrante a qualsiasi definizione, e questo non è semplice ovviamente nel riuscire a essere forse identificati in una maniera univoca, per cui i lavori mi piace molto cercare cioè non che mi ci impegni, ma di solito sono sempre o delle reazioni alle circostanze date o in un qualche modo delle negazioni di alcuni canoni precostituiti. Sicuramente la scultura è un elemento importante del lavoro, anche se in un certo senso è sempre molto difficile riuscire a contenerla in un unico oggetto e considerarlo tale, tanto quanto potrebbe essere non so, lo scatto di un'immagine. Non saprei cos'altro aggiungere, se non che sì, credo che il lavoro mi porti sempre in dei luoghi in cui le tecniche sono le più svariate e bene accette. Di volta in volta, attraverso un'intuizione, cerco di trovare la maniera migliore per riuscire a realizzare l'idea in una forma più consona e più pulita. Bene, infatti parlando appunto di scultura possiamo cominciare a parlare di chunk, di cui tra l'altro vediamo un chunk, proprio un pezzo nell'intervista. E questo è un lavoro che presenti qui a Toast Project Space e direi che posso chiederti direttamente se hai voglia di dirci qualcosa su questa scultura. Chunk è letteralmente, significa letteralmente pezzo, potremmo anche chiamare chunk in un'accezione di lettura più italiana. È stato prodotto da Manifattura Tabacchi in relazione a Toast e grazie al supporto di Lotto Zero. Il lavoro in un qualche modo è la negazione stessa è una contraddizione in termini nel portare una scultura a una forma molle e nell'utilizzare, diciamo, un solido euclideo che quindi viene reso flessibile, ma nello stesso tempo applicargli una veste di pelo che in un qualche modo riesce a mistificare la sua stessa forma. Quindi è stato concepito come una scultura che può vivere al di fuori di uno spazio architettonico, o può essere presentato all'interno, ma anche compresso con una certa forzatura anche all'interno di degli spazi ancora più piccoli di quanto potrebbe essere il suo volume libero, diciamo. La sua c'è anche un po' come, cioè idealmente poteva essere, cioè può essere come un'idea di un gelato peloso o di non so, una scultura morbida di Oldenburg, che già aveva provato a fare una parodia diciamo di una scultura, un'idea di scultura mimetica. Come si potrebbe, cioè in relazione allo spazio di Toast, c'è anche si adatta, lo vediamo così, questo è l'intercapedine che si crea nella parte inferiore del ballatoio della guardiola di Manifattura Tabacchi,
ovvero toast. E è un volume, sono partito da un'idea semplice di quanto considerare di renderlo grande, e quindi è non altro che un volume di gomma piuma il più grande che si possa trovare, cioè un 3x2x1 tagliato a metà e messo, diciamo, la metà messa una sopra l'altra. Questo va a creare una dimensione di 2,15 m per 1,5 m per 2,15 m, e questo in un qualche modo riusciva comunque a riempire perfettamente, con un grande sforzo comunque per riuscire a farle entrare, la parte superiore di toast. Allora senti, visto che abbiamo parlato proprio di toast e il fatto che questo appunto è un prodotto anche della tua collaborazione con lo spazio, penso sia interessante anche menzionare la terza parte, come già dicevi te, che è l'80 Textile Laboratories di Prato, che ti hanno offerto, no? Mi dicevi, una collaborazione. Certo. Sì, Alessandra e Arianna sono state abbastanza fondamentali per riuscire a realizzare una fodera di pelo che non era per niente facile da gestire, per delle questioni puramente tecniche di realizzare al meglio e nella maniera che più calzasse il volume di gomma piuma, che si può sempre pensare che sia molto flessibile e deformabile, ma di fatto poi rimane molto solida. E quindi è stato prima di tutto un'interessante ricerca di tessuti, ancora prima di entrare in collaborazione o in produzione presso l'80. E quindi Prato comunque è stato un luogo interessante per riuscire a addentrarsi all'interno di tutti i labirinti più intricati degli stocchisti tessuti, per riuscire a trovare il pelo che più fosse consono per Chunk. E il laboratorio è stato fondamentale per i suoi spazi e le sue macchine, per riuscire a gestire una metratura così elevata, che più o meno si aggira sui 15 metri di tessuto. E ovviamente, non essendo un sarto né un foderatore di divani, Arianna è stata fondamentale per darmi farmi conoscere gli escamotage per rendere il tessuto trattabile e foderabile, quindi, perché essendo poi molto flessibile, avevamo avuto dei problemi per riuscire a calcolare quanto stringerlo e quanto comunque tenere le parti più esterne, che dovevano essere poi cucite tra di loro in un qualche modo insieme. Benissimo, allora grazie mille Marcello per questa intervista. Grazie a voi. Ciao.